Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parliamo di orchidee molto piccole, di orchidee in miniatura, perché sono orchidee veramente di piccole dimensioni, che possono poi crescere e diventare magari degli esemplari leggermente un po' più grandi, occupando magari un po' di spazio, magari nel supporto, però in realtà sono sempre orchidee comunque piccole e che richiedono poco spazio in casa per poterle coltivare. Un angolino dedicato a loro è sempre una meraviglia, soprattutto quando otteniamo poi i loro fiori. Le orchidee in questione di cui voglio parlarvi oggi in questo video di Appuntamento in Giardino sono due. Una è l'Angrecum Didieri, vista in un video di Appuntamento in Giardino, se non sbaglio, di 2 anni fa, in cui avevo parlato di questa pianta e della difficoltà che avevo nell'ottenere i suoi fiori. In effetti questa pianta io la posseggo da circa 4 anni, 5 anni, se non di più, ma non ho mai visto il fiore. Era molto piccola all'acquisto e facendo delle ricerche un po' su internet sulla coltivazione delle piante ho capito anche perché questa pianta ha difficoltà a fiorire. E quindi dopo, parlando dell'Angrecum Didieri, vi dirò che cosa ho scoperto e probabilmente questa è proprio la motivazione del perché questa pianta non è ancora arrivata a fiorire, nonostante ha creato già degli esemplari nuovi e ha creato un piccolo cespuglio con appunto degli esemplari nuovi che stanno crescendo, ma non ho ancora visto un fiore. Ma vediamo dopo probabilmente il perché. Un'altra pianta molto interessante di cui voglio parlarvi è la Pleurotallis sarracenia, che è questa piccola orchidea, veramente molto piccola, adesso qui nel suo supporto di sughero. Questa pianta io la posseggo da 1 anno, ma in realtà è una pianta che si arrampica un po' nei supporti e riesce a colonizzare anche ampie superfici, quindi diciamo che può anche raggiungere una dimensione magari di 30-40 cm se poi si moltiplica da sola sul supporto o comunque crea delle diramazioni per colonizzare tutto il suo supporto di coltivazione. Quindi possiamo ottenere magari una pianta molto piccola ma ben diffusa sul suo supporto di coltivazione. Perché volevo parlarvi di queste piante? Perché solitamente in vendita, quando vogliamo acquistare un'orchidea, cosa troviamo facilmente in vendita? Troviamo le Phalaenopsis, che ormai sono le piante, le orchidee che la fanno un po' da padrona, sono quelle di moda, che hanno colonizzato il mercato con milioni e milioni di esemplari, con colorazioni diverse, da quelle ottenute tramite ibridazioni, e poi ci sono quelle, a mio giudizio, orribili, che sono quelle colorate artificialmente. Quindi riusciamo a trovare magari in commercio delle Phalaenopsis con dei fiori blu, ad esempio, cosa che è improbabile che in natura ci sia un'orchidea con questi fiori blu particolarmente acceso, anche molto scuro, un colore inchiostro proprio dei fiori. Ecco, queste sono orchidee colorate artificialmente, quindi quando poi le portiamo in casa, finita la fioritura, la prossima fioritura probabilmente sarà bianca, perché sul bianco il colore diventa molto più acceso e quindi in realtà i fiori di quelle piante sono bianchi. Quindi per comprare un'orchidea con dei fiori colorati artificialmente, che poi saranno poi bianchi in futuro, io consiglio sempre di acquistare una bellissima orchidea bianca che non sia stata, come dire, un po' maltrattata per sfruttarla economicamente. Io sono una persona appassionata di piante e anche di orchidee già da tantissimi anni, sin da quando ero piccolo, da quando ero un ragazzino. Ricordo che negli anni 80, primi anni 80, già compravo dei libri dedicati appunto alle orchidee per capire un po' quali esemplari erano in commercio. Sono sempre stata una persona che però ha avuto molta curiosità. Io difficilmente riesco a rimanere all'interno di diciamo, di un quadrato mentale in cui quella è la mia idea e me la porto avanti tutta la vita. A me piace molto esplorare, siccome non posso fare l'esploratore, era un sogno mio da bambino, negli ambienti naturali per scoprire piante nuove, io questo istinto di esplorazione lo metto in pratica quando voglio acquistare delle piante e solitamente acquisto sempre delle piante che sono un po' particolari, delle piante che magari hanno delle caratteristiche un po' peculiari proprio della pianta, come ad esempio avere dei fiori molto piccoli. Alcune orchidee hanno dei fiori veramente molto piccoli e la Pleurotallis sarracenia è proprio una di queste. Dopo parliamo anche di questa piantina meravigliosa e di facile coltivazione, mentre è molto più difficile l'Angrecum Didieri. E quindi mi vanno bene anche le Phalaenopsis. Ho anche coltivato in passato delle Phalaenopsis o dei Cymbidium,
Tutte piante abbastanza comuni in commercio, però a me piace appunto, come dicevo, esplorare un po' il territorio di vendita delle piante, e chi mi conosce lo sa, a volte le persone vengono a casa mia e si meravigliano che io ho acquistato una pianta magari che fa dei fiori di meno di 1 centimetro ad esempio, o come ad esempio la mia perseveranza nel continuare a coltivare una pianta fino ad ottenere i suoi fiori, in questo caso l'Angrecum didieri, che 4, 5, 6 anni in coltivazione da me su questo supporto di legno, e molte persone mi dicono: ma non ti sei ancora stufato, perché non la dai via visto che non riesci a farla fiorire? Ma io sono abbastanza testardo e quindi la coltiverò finché vedrò i suoi fiori, e se poi sarà una bella fioritura logicamente continuerò a coltivare questa bellissima pianta. Il discorso cambia un po' per le orchidee un po' più comuni in vendita, che tante volte magari non riesco a far fiorire, so che alcune persone che mi vengono a trovare piacciono e allora le regalo, perché tanto so che posso ottenerle poi magari con un nuovo acquisto magari l'anno dopo, se proprio voglio ritornare su quel tipo di pianta. Mentre ci sono delle piante che effettivamente hanno anche dei costi che sono abbastanza elevati. L'Angrecum, le orchidee Angrecum che arrivano dal Madagascar solitamente hanno dei prezzi abbastanza impegnativi. Esemplari molto piccoli possono costare dai 25 euro ai 30 euro. La Pleurotallis saracenia io l'ho acquistata su un sito internet al prezzo, se non sbaglio, di una ventina di euro, 25 euro, adesso non ricordo bene, probabilmente anche 30, adesso non ricordo bene quanto l'ho pagata questa pianta, ma mi piaceva molto l'idea di avere una mini orchidea, perché questo è un video dedicato alle mini orchidee, e soprattutto per poter guardare questi fiori molto caratteristici che fa questa piccola orchidea. Adesso parliamo un po' della coltivazione di queste due piante, conosciamole insieme per capire come coltivare Angrecum didieri e la Pleurotallis saracenia, con questo nome molto particolare, ma dopo vi spiego il perché. Comincerei a parlare di una delle orchidee più belle in coltivazione. Chi è un amante delle orchidee dovrebbe avere un Angrecum in casa. Io ho già fatto un video un anno fa, se non sbaglio 2 anni fa, sull'Angrecum sesquipedale, l'orchidea di Darwin, che è una pianta abbastanza grande come dimensione e fa questi fiori bianchi profumatissimi con uno sperone molto molto lungo, perché in natura in Madagascar queste l'Angrecum sono piante, orchidee che arrivano dal Madagascar. Per quello che riguarda l'Angrecum sesquipedale c'è una farfalla con una lingua così lunga da percorrere tutto lo sperone per arrivare fin sotto dove c'è il polline. Stessa cosa accade per l'Angrecum didieri, che è un fiore molto più piccolo, leggermente più piccolo, con uno sperone molto più piccolo rispetto a quello dell'Angrecum sesquipedale. Io lo coltivo così, l'ho sistemato in questa zattera praticamente da circa 3 anni. Allora, l'Angrecum didieri è un'orchidea, come dicevo, che arriva dal Madagascar ed è un'orchidea di clima, diciamo, più fresco rispetto a quello di altre orchidee di clima tropicale, quindi non vuole temperature fortissime, caldissime, e neanche un'insolazione duratura tutto il giorno. È una pianta che deve essere coltivata, diciamo, con una luce un po' molto simile a quella di coltivazione delle Catleie, e quindi una buona luce solare magari al mattino oppure nel pomeriggio. Io ho tante piante che coltivo qua in giardino, soprattutto quelle di clima tropicale, hanno appunto questa caratteristica, che vogliono tanta luce magari al mattino e al pomeriggio, però vogliono durante la giornata sempre una leggera ombreggiatura, perché nelle ore più calde che cosa succede? Se un'orchidea è coltivata nel vaso, all'interno del vaso magari si conserva un pochettino di umidità perché non ci batte il sole. In un supporto, in questo caso di sambuco, in cui la pianta emette le sue radici aeree che si attaccano al supporto percorrendolo, è molto facile che bagnandola al mattino, magari nelle prime ore del pomeriggio, la pianta sia completamente asciutta. Vogliono crescere su dei supporti, però la caratteristica è quella che poi bisogna bagnarle, scusate ma c'è un ragnetto, bisogna bagnarle spesso, perché altrimenti si rischia, come in questo caso, che le radici, in questo caso dell'Angrecum didieri, nascono perché c'è una buona umidità atmosferica, magari la pianta viene bagnata spesso, si allungano, si attaccano al supporto, cominciano ad allungarsi, però che cosa succede? Se noi ci dimentichiamo di bagnare questa pianta per qualche giorno, le radici seccano, e questo è uno dei motivi che mi ha fatto pensare
perché questa pianta dopo 6 anni non è ancora riuscita a fiorire, perché ha avuto sempre una crescita e un blocco, una crescita e un blocco. E questo l'ho capito tramite una ricerca che ho fatto qualche giorno fa, per capire bene un modo di coltivarla che sia giusto, tramite un sito di un coltivatore inglese che è molto bravo nel coltivare le orchidee di clima tropicale. E lì diceva appunto che l'Angraecum didieri è una pianta che va in blocco molto facilmente se le sue radici rimangono secche per troppo tempo, perché perdono la punta verde. Adesso io purtroppo ho una telecamera, in realtà è una macchina fotografica che io uso come telecamera con un obiettivo grandangolare, quindi non posso fare delle inquadrature molto ravvicinate mentre discuto e parlo della pianta. Però conosciamo tutte le radici di molte orchidee che sono bianche quando sono asciutte e la punta è verde. Ecco, nell'Angraecum didieri succede la stessa cosa, le nuove radici sono bianche e hanno una punta verde. Questa punta verde sonda, è come se sondasse il supporto per trovare poi un punto di ancoraggio per potersi attaccare e poi va avanti nel suo sviluppo. Se noi facciamo asciugare le radici, quindi non nebulizziamo spesso la pianta, che cosa succede? La radice secca e la pianta va in blocco, e quindi prima che riparta di nuovo con una nuova radice ci vorrà del tempo. Questi blocchi fanno sì che l'Angraecum didieri fatichi un po' a creare i suoi fiori, quindi ho deciso quest'anno di bagnarla molto spesso. Infatti l'ho lasciata sempre sotto le piogge che ci sono state in queste giornate, in questi mesi che sono stati molto piovosi, proprio per tenerla più idratata possibile. In effetti qualche radice quest'inverno all'interno della serra si è seccata e ha dato il blocco alla pianta. Adesso invece è cresciuta con una nuova vegetazione molto piccola, perché alcune radici hanno questa punta verde e questo mi fa capire che le radici sono in salute, quindi non devo dimenticarmi di bagnarla. Un'orchidea coltivata su un supporto e non in vaso, rispetto a quella coltivata in vaso, deve essere bagnata molto spesso, anche 2 volte al giorno, e se fa particolarmente caldo, come ad esempio giornate in cui ci sono 30 gradi e la pianta è esposta al mattino ad un sole già caldo, allora sarebbe meglio anche fare 3 nebulizzazioni al giorno, ma non è necessario irrorare la pianta con secchiate d'acqua. Con un nebulizzatore bagniamo bene il supporto, anche non avvicinandoci tanto alla pianta, ma rimanendo un pochettino sulle radici, in modo che le radici si bagnino, si idratino, e poi dopo con questa asciugatura praticamente non marciscono, non rischiano poi di marcire. Una bagnatura, 2-3 bagnature tutti i giorni in una giornata molto fresca in cui il sole non riesce ad asciugare il supporto può creare magari dei marciumi, però nelle piante coltivate nei supporti, nelle zattere, questo è abbastanza difficile, a meno che noi non abbiamo sistemato del muschio per far entrare le radici dentro, tenerle un po' più umide in modo da non doverla nebulizzare spesso. In questo caso allora lasciamo asciugare totalmente il muschio, perché altrimenti rischiamo di farle marcire, perché tutta la parte della pianta aerea e radici è esposta all'aria. Le orchidee epifite vogliono un ambiente sempre ventilato, questo vale per tantissime altre orchidee di clima tropicale, perché altrimenti si creano appunto dei marciumi che poi mandano in blocco la pianta, o addirittura rischiamo poi di perderla. Soprattutto è grave questo se perdiamo una pianta che comunque abbiamo pagato anche abbastanza. Ci sono delle orchidee che costano veramente tantissimo. Questo quindi è l'Angraecum didieri. Per fare un piccolo riepilogo della sua coltivazione: allora, un'illuminazione che sia anche del sole del mattino o del tardo pomeriggio. Nelle ore centrali cerchiamo di filtrare un po' la luce in modo che non abbia questo calore eccessivo. Per quello che riguarda il supporto, può andare bene una zattera di sughero, può andare bene un legno prelevato in natura, come ho fatto io. Ad esempio questo, come dicevo, è un rametto di sambuco. Può andare anche bene un rametto magari di vite, un tronchetto di vite, perché hanno tutte queste insenature dove le radici possono insediarsi, e quindi come supporto possiamo coltivarla in questo modo. Altrimenti possiamo metterla in vaso con del bark. Io aggiungo sempre del polistirolo tagliato a pezzettini per creare delle zone in cui c'è passaggio di aria, e quindi coltivata anche bark all'interno di un vaso è una coltivazione ottimale per quello che riguarda l'Angraecum didieri. Temperatura, naturalmente è una pianta di origine tropicale, quindi può sopportare fino a 10, 12, 13 gradi magari. È un ambiente, lei, la didieri, Angraecum didieri, è di ambiente un po' più fresco, quindi sopporta anche i 10 gradi, diciamo anche di notte. Quindi teniamola fuori anche quando ci stiamo avvicinando all'autunno, facciamoli patire un leggero, non dico freddo, ma frescolino.
Per il resto una temperatura molto alta che supera i 30 gradi, 35 gradi, fa sì che la pianta è meglio metterla un pochettino più all'ombra, in modo che non patisca questa grande calura, perché può, come dicevo, far seccare le radici totalmente, poi noi ci dimentichiamo di bagnarla e la pianta va in blocco. Concimazione, io questa pianta la concimo e in effetti anche questo può essere un problema di fioritura, perché io la concimo sempre abbastanza raramente, diciamo una volta al mese, ma in realtà l'Angrecum didieri, gli Angrecum in tutte le loro specie, gradirebbero di più nei mesi estivi in cui c'è la buona partenza di vegetazione, una concimazione magari ogni settimana sarebbe più indicata, senza usare la dose di concime magari indicata nella confezione, ma diluendola un po' di più, in modo che così non rischiamo di creare un accumulo di sali minerali poi sul supporto, perché le radici possono bruciarsi se poi ci dimentichiamo di bagnarle. E ricordiamoci una cosa molto importante: quando noi dobbiamo concimare le nostre orchidee, soprattutto quelle coltivate in zattera, bagniamo prima la pianta, lasciamo che le radici si idratino un po' e dopo facciamo la concimazione, perché una diretta concimazione sulle radici può bruciarle. Questo è un po' quello che riguarda la coltivazione dell'Angrecum didieri, una bellissima orchidea, mini orchidea, che occupa veramente poco spazio in casa e crea questi fiori bianchi che sono profumatissimi. Mi spiace di non poterveli far vedere, ma appena fiorirà sarà una grandissima festa e sicuramente farò un video dedicato a questa bellissima orchidea. Per quello che riguarda invece la Pleurotallis saracenia, adesso sistemerò qui una foto in modo che potete vederla un po' più da vicino mentre parlo di questa pianta. È una pianta che si arrampica, quindi epifita anche lei, si arrampica nei supporti. È una pianta che arriva dal Brasile, dalla Mata Atlantica, questa foresta che era molto distribuita sulla costa del Brasile e purtroppo è stata quasi completamente disboscata. Io avevo un amico brasiliano che mi diceva che negli anni 80 rimaneva soltanto il 10-15% della foresta originaria. Perché si chiama in questo modo sarracenia? Perché fa dei fiori che li sta facendo adesso in questo momento, cioè in questo periodo, scusate, non è che 2 secondi fa ha cominciato a fare i fiori, in questo periodo sta facendo i fiori, perché li ho già visti, sono molto piccoli, ma dopo farò un video dedicato proprio alla fioritura, cercando di ingrandire il più possibile la sua fioritura, perché i suoi fiori sono piccoli, meno di 1 centimetro, e quindi molto piccoli, 1,5 centimetri potrebbero arrivare su una pianta di dimensioni un pochettino più grandi. In questo caso è una piantina molto piccola, quindi credo che i suoi fiori siano molto piccoli. Si chiama saracenia perché i fiori praticamente hanno questi 3 sepali che si uniscono insieme, non si aprono mai lasciando un buco in mezzo, e questo fa pensare un po' alla trappola della saracenia purpurea, che ha questa forma a globo con un'apertura, poi lì c'è un coperchietto per la saracenia purpurea. In questo caso i 3 sepali creano proprio questa piccola sfera bucata sopra, che ricorda molto, a parte un fiore probabilmente anche carnivoro, cosa che non esiste in natura, ma più che altro appunto le foglie modificate in trappola della saracenia purpurea. All'interno questi sepali sono molto pelosi e c'è tutto il sistema poi di impollinazione che viene fatto in natura, da quello che ho letto tramite delle ricerche che ho fatto, da alcune formiche brasiliane. Comunque la Pleurotallis saracenia è una piccola orchidea che si arrampica nel supporto creando poi delle diramazioni, e quindi crea dei cuscini di foglie che sono molto più grosse di queste. Adesso questa è una pianta molto piccola, però le foglie mi sembra che arrivano, se non sbaglio ho preso degli appunti, 15 mm, quindi 1,5 centimetri di lunghezza, quindi su una pianta con delle foglie già così grosse i fiori saranno naturalmente un po' più grandi. Io qui ho preso degli appunti perché è una pianta che conosco poco, l'ho acquistata l'anno scorso, non ho mai fatto una ricerca, l'ho tenuta semplicemente sempre umida, lasciandola asciugare, cercando di coltivarla. Poi ho detto cerchiamo di capire un po' come coltivare questa pianta per bene, perché vorrei farla proprio crescere tanto, e poi in seguito prendere questo supporto di sughero, qui è una zattera di sughero, attaccarla ad un supporto più grande in modo che la pianta possa riempire proprio tutto questo supporto. Quindi seguo i miei appunti sulla Pleurotallis saracenia. Abbiamo detto che arriva dal Brasile, un'epifita. Clima temperato umido, che cosa vuol dire? Che vuole un ambiente fresco, arriva da ambienti sì soleggiati, ma freschi e soprattutto molto ventilati, in cui le temperature sono anche abbastanza alte, possono arrivare anche sui 30 gradi, ma c'è sempre questa ventilazione. Ricordo che arriva da una foresta che è sulla costa del Brasile, quindi grande ventilazione
che attraversa la foresta. E una caratteristica della coltivazione di questa pianta è che vuole un ambiente umido, ma in realtà gradisce anche un po' di secco, quindi qui c'è un po' la difficoltà sulla coltivazione della Pleurotallis. Io che cosa ho fatto? Sistemandola qui nel supporto di sughero ho messo all'interno anche un pochettino di sfagno, che dopo la nebulizzazione lascio sempre asciugare totalmente. In questo modo non ho coperto totalmente le radici, lo sfagno è soltanto in alcuni punti in cui sono arrivate alcune radici, proprio per dare sempre quel piccolo apporto di umidità, perché lo sfagno accumula tanta acqua e ci mette un po' di più ad asciugare. La Pleurotallis saracenia fa dei fiori, appunto dicevo, fino a 1,5 cm, 2 cm se la pianta è veramente molto voluminosa, e la fioritura dura circa dalle 2 alle 3 settimane, solitamente avviene nel periodo di fine inverno e inizio primavera. Riguardo alla coltivazione di questa pianta, l'illuminazione deve essere leggermente soleggiata, al mattino una luce solare non particolarmente calda va bene, ma poi la pianta gradisce un'illuminazione filtrata. È una pianta più che altro di sottobosco, volendo la possiamo coltivare anche in una semi-ombra perenne ogni giorno durante l'estate, appunto in un posto in cui possa ricevere una luce sempre filtrata e non raggi diretti del sole. Io questo l'ho appesa sotto il glicine, quindi in alcuni punti le foglie del glicine si aprono perché ci sono degli spazi vuoti e lì arrivano proprio dei raggi solari, ma poi pian piano poi si torna di nuovo con un po' di ombra, perché poi la luce spostandosi va in zone dove c'è una copertura di foglie e crea ombra un pochettino sulla pianta per riprendere leggermente un po' di sole magari dopo qualche ora. E quindi in questo modo si garantisce un'illuminazione che va bene per questa pianta, che ricordiamo è coltivata anche lei su zattera e quindi ha bisogno sì di asciugare, sopporta anche un pochettino l'asciugatura e una dimenticanza magari di nebulizzazione, ma facciamo sempre attenzione perché è una pianta veramente molto piccola, molto delicata, e anche le sue radici sono molto fini rispetto a quelle molto carnose dell'Angrecum di Dieri. Quindi come bagnature io procedo in questo modo: una bella nebulizzazione al mattino e, se mi ricordo, poi una bella nebulizzazione alla sera, ma una bella nebulizzazione proprio da appesantire anche un pochettino il sughero, in modo che possa asciugare tranquillamente. A volte si può anche immergere totalmente il sughero con la pianta all'interno di un contenitore con dell'acqua tiepida. Non bagniamo mai le orchidee con dell'acqua fredda perché le manda in blocco, usiamo sempre acqua tiepida o a temperatura ambiente. Io a volte procedo in questo modo: ho una piccola vaschetta con un'aldrovanda vesiculosa sistemata all'interno sotto l'acqua e io faccio galleggiare il sughero per un periodo magari di un 20 minuti, in modo che si inzuppa per bene di acqua, e poi appendo la mia Pleurotallis sotto il glicine, lasciandola poi asciugare tutto il giorno. E vedo che sta crescendo bene con questo metodo, perché ha creato 4 foglioline nuove negli ultimi 2 mesi. È una pianta che in realtà dovrebbe crescere molto più velocemente, però questa piccola crescita di 4 foglie nuove mi fa capire che probabilmente questa tecnica di tenerla un po' più umida con qualche buona asciugatura è utile alla sua coltivazione. Concimazione anche per lei una dose ridotta rispetto a quella della confezione, indicata sulla confezione, diluita un po' di più. E anche per lei, visto che è una pianta particolarmente delicata, diciamo, mi dà l'impressione di essere una pianta veramente molto delicata, prima della concimazione una nebulizzazione, la bagniamo per bene e dopo facciamo la concimazione. Attenzione sempre molto alle concimazioni delle orchidee. Non facciamo accumulare sui supporti all'interno dei vasi dove le coltiviamo un'eccessiva quantità di sali minerali, perché può essere un problema per le radici. Piuttosto, se abbiamo fatto delle concimazioni magari un po' troppo abbondanti, le seguenti bagnature, 3-4 bagnature, facciamole senza concime, in modo da diluire il tutto, e in questo modo non creiamo danni alle piante. Bene, concludo qui questo video di appuntamento in giardino con un piccolo consiglio che arriva dalla mia esperienza. Io sono ero un accumulatore seriale di piante, soprattutto carnivore e orchidee. Poi nel tempo ho capito che molte erano trascurate, molte non riuscivo a seguirle, perché quando si entra con passione, ma con una passione veramente forte, come ad esempio quella delle orchidee o delle piante carnivore, si rischia poi di avere una marea di esemplari acquistati, perché si vuole avere tutte le fioriture di questo mondo. Questo può essere un po' un danno anche per le nostre piante, perché non possiamo controllarle tutte allo stesso modo, e quindi io adesso sono arrivato al punto che di orchidee ne ho poche, perché voglio seguirle tutte nello stesso modo. Ho delle Angræcum, Cattleya, Pleurotallis saracenia, dei Cymbidium e basta, mi va bene così.
perché così riesca a seguirle bene e magari ottenere poi a parte delle belle fioriture, anche degli esemplari anche molto belli. Infatti questa orchidea Angrecum di Dieri io l'ho seguita negli ultimi 2 anni particolarmente, purtroppo mi spiace per aver fatto queste dimenticanze sulle bagnature che hanno danneggiato le sue radici, però la pianta ha creato un piccolo cespuglietto rispetto a come era all'inizio, che era soltanto una piantina con 3-4 foglie. Adesso è diventata un po' più folta e mi fa capire che questo procedimento va bene, quindi proseguo su questa strada. Però a volte quando abbiamo veramente tantissimi esemplari ci dimentichiamo di una, poi ci dimentichiamo dell'altra, poi una magari non l'abbiamo concimata o facciamo l'errore di concimarle tutte allo stesso modo per fare in fretta, e questo non va bene perché c'è chi vuole più concime, chi lo vuole un po' più diluito. Ad esempio la Stanopea, che avevamo visto in un video quest'inverno, fiorita, vuole poco concime e soprattutto non vuole accumulo di sali minerali nel substrato, quindi vuole essere concimata e poi diverse bagnature senza concime in modo da dilavare il tutto, quindi non possiamo coltivarle poi tutte allo stesso modo. Ognuna ci trasmetterà un'emozione e quell'emozione deve essere rispettata, e quindi forse un po' meno piante e tutte coltivate con tanto e tanto amore. Poi se abbiamo il tempo a disposizione, perché diventa un lavoro veramente impegnativo, se abbiamo tutto il tempo a disposizione, allora sbizzarriamoci pure nell'acquisto di tutti i fiori che vogliamo, perché questo può essere veramente anche molto appagante. Però attenzione, io me ne rendo conto che qua in giardino ho messo piante di qua, piante di là, e a volte scendo giù in giardino magari alle 6:30, 7 del mattino e vado a prendermi un caffè, e già mezzogiorno e mi rendo conto che mamma mia sono stato fuori tutta la mattina perché c'è una marea di roba da fare. Però questo ci può tenere anche un po' impegnati, però cerchiamo sempre di raggiungere quell'equilibrio in modo da far sì di coltivare un po' tutte le piante allo stesso modo, rispettandole sempre, ognuna per ciò che richiede. Ciao a tutti e grazie, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!